Vedete questa piantina? Sì, lo so che è finta, ma è proprio così che il luppolo si presenta in natura, ovvero sotto forma di coni. Ma c'è molto di più da sapere e in questo video vedremo insieme quali meravigliose proprietà possiede questa pianta. Ma prima non dimenticarti di lasciare un like al video e di iscriverti al canale per conoscere ancora molti dettagli sul mondo brassicolo. In cambio ti do una piantina di luppolo, finta. Adesso sigla! In natura il luppolo si presenta come una pianta erbacea perenne con rizoma ramificato, dal quale partono dei rampicanti che si possono estendere fino addirittura a 10 metri. Per chi non sa che cos'è un rizoma, eccolo qua. Diciamo che è una sorta di radice. Questo cresce dalla pianura alla montagna, fino ad un'altitudine di 1200 metri, se il clima non è troppo umido e ventoso, e lo si può trovare lungo le rive dei fiumi o ai margini dei boschi. La fioritura avviene in estate e ciò che interessa a noi birrai sono le infiorescenze femminili. Non pensate male, ma queste sono ricche di ghiandole resinose secernenti una sostanza giallastra e dal sapore amarognolo chiamata lupulina. Questa è composta da alfa-acidi, beta-acidi, polifenoli e oli essenziali che sono necessari per aromatizzare la birra e darle il suo gusto inconfondibile. Al mondo ne esistono decine e decine di tipologie, ma un birraio deve tener conto principalmente di 3 specie di luppoli. Il primo è il luppolo d'amaro, che solitamente è più ricco di alfa-acidi e conferisce alla birra il suo tipico gusto amaro. Questo, durante le fasi di produzione, deve essere introdotto all'inizio della bollitura, proprio perché nell'arco di 60 minuti e a una temperatura molto alta, le sue resine riescono a trasformarsi in quella che percepiremo come una sensazione di amaro quando beviamo la birra. I luppoli da aroma, contrariamente, hanno un basso contenuto di acidi, ma un gusto e un aroma inconfondibile e molto spesso sono utilizzati proprio per dare un definito gusto alla birra. La maggior parte delle ricette birraie prevede l'utilizzo di entrambe queste due tipologie, e solitamente i luppoli da aroma sono inseriti negli ultimi minuti di bollitura proprio per far rimanere impressi nel prodotto finito tutti gli aromi e i profumi del luppolo. Infine vi è una terza categoria, costituita dai luppoli nobili, luppoli che hanno caratteristiche intermedie a queste due tipologie e vengono spesso impiegati per entrambi gli usi. Ma sotto quali forme si presenta il luppolo in birrificio? Anche qui troviamo sostanziali differenze a seconda del suo utilizzo. La prima sua forma è proprio quella del cono che troviamo in natura. Questa non viene né pressata né trattata e viene aggiunta direttamente al mosto durante le fasi produttive. Solitamente è impiegato per creare le fresh hops beer, ovvero birre di stagione create con luppolo fresco. Il secondo e più utilizzato formato è il pellet. Questo si presenta come dei piccoli cilindretti di luppolo che ricordano quasi una pillola, proprio come quello che mettiamo anche nelle stufe. In questo caso il luppolo viene polverizzato e poi pressato, senza l'aggiunta di alcuna altra sostanza. Il primo grosso vantaggio che si nota è che occupa molto meno spazio rispetto ai coni. Inoltre, quando lo aggiungeremo al mosto, perderà la sua forma cilindrica e ritornerà polverizzato. Di conseguenza, come tutti i luppoli, andrà filtrato e rimosso dal mosto una volta terminata la bollitura. Questo avverrà tramite un colino per chi fa birra in casa, più comunemente, altrimenti attraverso il processo di whirlpool in birrificio o per i birrai più esperti. Esiste un terzo formato, il plugs, che si presenta come grandi pastiglie di fiori di luppolo pressate e anche questo andrà rimosso al termine della bollitura. Solitamente questo formato viene utilizzato più per i birrai casalinghi che in birrificio e solitamente viene associato all'utilizzo di una garza o un filtro per rimuovere le foglie che poi si disfarranno durante la bollitura. Ad oggi il formato più utilizzato è quello sotto forma di pellet, anche perché del resto possiede una resa maggiore fino al 20% rispetto agli altri formati. Fino ad ora vi ho parlato solamente delle sue proprietà organolettiche e amaricanti, ma è bene sapere che il luppolo possiede un'altra proprietà molto importante, quella di conservante. Infatti è un antibatterico e proprio quando ci si accorse in epoca medievale di questa sua proprietà fu sostituito alla miscela di spezie che precedentemente veniva impiegata per birrificare. Ed oltre ad il grado alcolico possiamo dire grazie proprio al luppolo se la birra possiede una durata più lunga nel tempo. Infine, sempre la nostra amata pianta aiuta nella formazione di una schiuma compatta e persistente. Infine, sempre grazie al luppolo, le proteine in sospensione sono coagulate, perciò contribuisce direttamente alla chiarificazione della birra. Spero di avervi introdotto al meglio una delle piante più famose e divenuta simbolo di una delle bevande più amate al mondo. Io vi aspetto come sempre qui, al Birrificio La Foresta, al prossimo video!